Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di dicembre 2023 e abbiamo la carta della morte, amici dell'Acquario. Quando c'è la carta della morte è perché un ciclo si chiude e un altro ciclo si apre. È una carta di rigenerazione, di trasformazione, di abbandono di vecchi stili di vita piuttosto che di vecchie abitudini, vecchie relazioni, insomma, è come un lasciarsi indietro qualche cosa per dare la possibilità al nuovo di entrare. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui. E sempre nella descrizione, ragazzi, trovate il link all'oroscopo annuale e stagionale e il link alla playlist. In questo periodo sto pubblicando le previsioni per il 2024 inerenti al primo semestre. Ce ne sono 4, una è generale, l'altra sull'amore e gli affetti, crescita spirituale, lavoro e economia. Trovate comunque tutto nelle playlist. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Allora ragazzi, partiamo da un 4 di spade, un 9 di pentacoli, un fante di bastoni, abbiamo una regina di spade, la carta della stella, un 6 di spade e la carta della forza al contrario. Ragazzi, partendo da questo 4 di spade, qui c'è un momento di ritiro, di allontanamento, di fase di autoanalisi. È come se qualcuno arrivasse da un momento di riposo. Mi viene da dire un momento di letargo vedendo questa figura, perché proprio il 4 di spade è quella carta che indica il bisogno di fermarsi un attimo. Abbiamo anche un 9 di denari al contrario, qui è come se qualcuno avesse, mi viene da dire qualche vincolo dipendente. C'è un 9 di pentacoli al contrario, adesso poi andiamo a vedere tutto meglio con i mini tarocchi, però qui può esserci o una questione legata al lavoro per qualcuno o una persona legata a voi. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il 4 di spade. Allora abbiamo un 8 di bastoni e un 4 di coppe. Allora, qui può avere diverse letture in realtà. Allora, la prima cosa che sento è che qualcuno sta aspettando il momento giusto per parlare, per dire qualcosa, per comunicare. Devo dirvi che potrebbe anche far riferimento al fatto che arrivi una notizia che ragazzi non sia poi troppo piacevole perché con questo 4 di coppe è un po' come se non voleste vedere. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Carro e 9 di coppe. È come se qualcuno qui fosse dipendente negli spostamenti
o non, scusate, o non avesse indipendenza, magari proprio economica, in quelli che sono gli spostamenti, perché abbiamo un carro, o il prendere una direzione, il fare una scelta. Credo che qualcuno qui abbia voglia di andare avanti, ma c'è qualcosa o qualcuno, considerato che qui abbiamo la regina di spade, che un po' blocca. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Mondo al contrario e 3 di coppe. Mm. Ragazzi, è come se non si volesse chiudere un ciclo qui con questo mondo al contrario, che è quello che effettivamente richiede la morte in questo momento. E può proprio essere che sia un ciclo a 3. Andiamo a vedere la regina di spade. Di nuovo la forza al contrario, un 7 di coppe e un 9 di bastoni. Ho come l'idea che questa regina di spade per molte persone non rappresenti una persona, ma rappresenti la vostra necessità di, come vi posso dire, di organizzarvi. Qui abbiamo due volte la forza al contrario. Ho come l'idea che qualcuno stia cercando il coraggio per affrontare questa morte, per affrontare questo cambio, questa chiusura a ciclo, ma manchi un po' il coraggio. È come se non osaste arrendervi con una persona o una situazione. È come perché qui avete bisogno di lasciare andare le illusioni e qui con il 4 di coppe mi dice che c'è qualcosa che non vedete. Quindi ho come la sensazione che vi potrebbero dare delle informazioni che voi ignoravate e che questo faccia sì che cambi un po' le carte in tavola. Vi dico, per qualcuno è semplicemente il doversi muovere, magari anche a causa del lavoro. Andiamo a vedere la stella. Morte un'altra volta e 10 di pentacoli. Ehm, Ho la sensazione che qui qualcuno vorrebbe rompere gli attuali accordi, è per quello che anche c'è il carro, c'è questo bisogno di spostarsi, di muoversi. Se non è un movimento fisico, anche se qui per molti lo vedo, tra il carro e il 4 di spade potrebbe anche essere un prendere le distanze a livello fisico di qualcuno. Se non è però a livello fisico, potrebbe anche semplicemente essere a livello mentale, a livello di obiettivi con la carta della stella, come un ok, mi allontano, creo nuovi obiettivi, oppure può anche essere che il vostro nuovo obiettivo sarà rompere le dinamiche del passato, muovervi dalle dinamiche di dipendenza di cui ci parla il 9 di pentacoli. Andiamo a vedere 6 di spade. Ruota della fortuna, ragazzi. E cavaliere di spade. È come se vi dicessero di non scappare, ma di affrontare i cambi che arriveranno, perché avete la ruota della fortuna, i cambi arrivano o sì, eh? Vi dico, questo è un 10, questo è un 10, questo è il mondo, è una carta di chiusura inizio cicli, avete due volte la morte, quindi è come se ci fosse la fine di uno stato di fermo. Proprio a partire dall'inizio di dicembre già, eh. Andiamo avanti, vediamo la forza. La torre e il 7 di pentacoli. È come se qualcuno, ragazzi, non avesse voglia, non avesse il coraggio, non avesse la maturità
di distruggere, perché qui abbiamo la torre, qualche sogno, qualche aspettativa, qualche questione legata all'ego. E vi dico questo perché anche qui avevamo il 4 di coppe che è la carta della cecità. È come se qualcuno non voglia vedere qualcosa. Qui manca il coraggio di lasciare andare le illusioni. Allora ragazzi, se siete single, poi pubblicherò anche le previsioni sui single per dicembre e anche sul lavoro. Poi cercate di integrare quelle letture a questa. Però ho come l'idea che qui c'è qualcuno che, allora, qualcuno potrebbe spostarsi dal posto di lavoro e quindi non vedere più la persona di interesse o allontanarsi comunque dalla persona di interesse. Se avete qualcuno in mente, se non avete proprio nessuno in mente, ragazzi, sento che questo sarà un po' un periodo di purga, di pulizia, di trasformazione. È un po' come fare un'autoanalisi e decidere chi o cosa lasciare indietro e chi o cosa accettare ancora nella vostra vita. Vi dico, se siete in coppia, potrebbero esserci dei cambi. Qui abbiamo due carte di chiusura e la ruota della fortuna che è un cambio e anche la torre, quindi anche qui potrebbero, diciamo che ho come l'idea che vengan fuori delle cose che voi non sospettavate. Ed è un po' come, allora mi arrendo o non mi arrendo? Cosa faccio? E qui vediamo che nella seconda settimana di dicembre si cambiano gli obiettivi sostanzialmente. Diciamo che anche se la morte e la ruota della fortuna parlano sempre di cambi veloci, qui il consiglio è di rimanere pazienti, di rimanere osservatori di quello che succede. Ragazzi, col 10 di pentacoli al contrario per qualcuno si tratta di una rottura di certi accordi, di certi contratti, di certi equilibri, di qualche cosa che prima si pensava essere stabile, invece poi anche con la torre crolla. C'è qualche cosa che ha a che vedere con le distanze comunque, scrivetemelo nei commenti se vi risuona. Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Ah, bella carta. Allora, questa carta, ragazzi, parla di essere indulgenti con se stessi. Dicono che è ora di focalizzarvi su voi stessi, sul vostro lavoro interno e dicono proprio che scusate. Dicono proprio che è tempo di guarire. Il 4 di spade è una carta di guarigione, è una carta di qualcuno che si isola, si rintana, qui viene vista come il letargo, però si isola, si rintana proprio per rigenerare l'aspetto psicoemotivo della persona, ok? Vi consigliano anche di fare un lavoro sulle zone d'ombra e un lavoro sull'autoapprezzamento, sull'autostima, su come lavorare il primo chakra fondamentalmente. Va bene, andiamo a vedere ancora un pensiero sul quale focalizzarvi in questo periodo. Perché, questa è proprio la vostra, perché mi è difficile prendere una decisione? Cosa c'è sotto la vostra indecisione? E qui lo vediamo, qui lo vediamo, perché la morte qui a testa in su, il 10 di spade il 10 di pentacoli a testa in giù. Col cavaliere di spade si tende a scappare. Ve l'ho detto anche qui, è come se non voleste arrendervi. Qualcuno è incredulo, non vuole credere a quello che verrà sì, quello che verrà a galla. Ho un po' come quest'idea, questa sensazione. E comunque nella seconda parte del mese, ragazzi, devo dire che cambieranno gli obiettivi, cambieranno le dinamiche, cambierà quello su cui vi focalizzerete e qualche cosa mi dice che vi focalizzerete su voi stessi.
invece che sull'altro, sulla relazione, sul lavoro, sul mondo esterno, diciamo. Mm? Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!